Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Adesso farò un piccolo tutorial di saldatura, così farvi vedere un po' i rudimenti della saldatura di uno scatolato. Vi mostro come si prepara il ferro, come si salda e per prima cosa con una lima diamo una pulita ai bordi in modo da avere del metallo vivo dove attaccherà meglio la saldatura. Adesso per mantenerli in posizione usufruirò di questa quadretta magnetica che li metterà in posizione. Poi col martello magari correggiamo un po'. Ecco, qui ci siamo quasi, ma adesso come potrete vedete non c'è luce, siamo a 90 gradi. Adesso passeremo alla saldatura vera e propria. Il primo punto di saldatura va dato all'angolo esterno. Ora in questo caso non si nota, ma perché è importante darlo nell'angolo esterno il primo punto? Perché se stiamo realizzando un telaio grande, tipo un paio di metri, anche certe volte mi è capitato anche di 2,80 m, 3 metri, una porta di un garage, qualcosa di sostanzioso, un cancello, si può avere diciamo lo svirgolo. Lo svirgolo sarebbe, esempio, dopo che abbiamo saldato, potrebbe risultare un po' aperto sotto. Quindi, controllando le diagonali col metro, si ha un prodotto non perfettamente ad angolo. Allora, con la prima saldatura qui, possiamo correggere gli svirgoli dovuti anche alla saldatura stessa, che tende a tirare il metallo, e otterremo alla fine il prodotto con le giuste diagonali. Invece se fosse saldato all'interno non riusciremmo più ad aprire perché sarebbe chiuso, quindi non farebbe più a cerniera. Vedete come combacia bene? Un'ultima cosa, prima di cominciare a saldare su uno scatolato vi consiglio di provare la potenza della saldatrice su degli scarti onde evitare di bucare. Comunque, quando si mette un elettrodo nuovo, per iniziare l'elettrodo, adesso darò un punto proprio sull'esterno. Il primo punto è stato dato. Adesso possiamo anche togliere la squadretta magnetica, anzi va tolta perché queste sono rivestite in plastica. Se il pezzo si scalda si sciolgono. Adesso si dà un punto internamente. Ricontrolliamo gli squadri, ci siamo. Questo in un telaio grande sarebbe solo l'appuntatura. Prima si fanno tutti gli angoli appuntati e poi si passa alla saldatura vera e propria. A piccoli punti, non facciamo dei cordoli grandi su uno scatolato perché si rischia di bucarlo. Adesso magari lo giriamo. Qui la saldatura sta tirando. Vedete come è chiusa precisa? Lasciamo raffreddare qualche istante.
Adesso passiamo alla smerigliatura. Andrò prima a molare, ad appiattire le saldature, poi andrò a togliere questo rivestimento qui che si chiama calamina o scoria di laminazione. Questo è importante rimuoverla questa cosa, perché altrimenti quando si andrà a verniciare, dopo qualche anno, neanche tanti, affiorerà della ruggine da sotto, anche se mettete l'antiruggine e cose varie. La calamina col tempo si trasforma in idrossido e fa da sverniciatore al manufatto. Non vi è mai capitato di vedere vecchie opere in ferro che hanno della ruggine da dentro? Sembra che esplodano da dentro, proprio perché non è stato fatto il lavoro di pulitura. Per una perfetta verniciatura occorre portare il metallo a queste condizioni, poi sgrassarlo con acetone puro e infine dare una mano di antiruggine a seconda del tipo di prodotto, sintetico, nitro, all'acqua e via dicendo. Ecco il pezzo finito. Pensate quando va fatto su un intero cancello, quanto tempo ci vuole. Ecco perché le opere in ferro costano. Poi ci sono anche altri processi più rapidi, ma non alla portata di noi hobbisti. Ci sono i bagni galvanici, dove il prodotto viene immerso in una soluzione acida, viene sgrassato e l'acido mangia la calamina, ma sono procedimenti che non sono praticabili nell'uso comune. Neanche alcuni fabbri lo fanno, ma solo grandi aziende che hanno attrezzature apposta. Sono bagni galvanici, poi viene rivestito da uno strato di zinco e via dicendo. Però per l'utilizzo comune, ricordate, il ferro va portato sempre a questa condizione per avere una verniciatura duratura negli anni, altrimenti ogni 3-4 anni si cominciano a vedere bolle di ruggine, affioriture e peggiora sempre perché uno poi ci ripassa altra vernice sopra, ma il problema viene sempre dal residuo di calamina sotto. Ti invito a iscriverti al canale, a mettere un like e a condividere, grazie.